scorrere del tempo. Così sfuggente, così vero, così assolutamente inarrestabile, come lo scorrere del tempo è il mio sogno, un sogno puro, come il bianco e il nero. Il mio nome è Matteo e sono un ragazzo gay con un disturbo dello spettro autistico. Io voglio bene alla Chiesa, nonostante sia consapevole che questo affetto a volte non sia reciproco. Certo, sono stati fatti dei passi in avanti, ma ci sono degli eventi recenti che fanno purtroppo pensare il contrario. Mi ricordo che in una diocesi del centro Italia un educatore è stato allontanato perché sui social aveva postato una foto dove baciava il suo ragazzo e la diocesi ha deciso di allontanarlo come educatore perché riteneva questa cosa inadatta. Ma sinceramente io mi chiedo, che cosa c'è di inadatto veramente a questo mondo? Cioè, la diocesi aveva pensato a come avrebbe potuto sentirsi questo ragazzo dopo questo annuncio di allontanamento. Ma in realtà, secondo me, non aveva fatto nulla di male. Aveva solamente dimostrato affetto ad una persona. E dire che in passato anche a me è stato detto che l'omosessualità era qualcosa di sbagliato e ci avevo creduto. Però ora dico basta. Basta perché sinceramente non c'ho nulla da perdere ad essere me stesso, anzi ci guadagno in relazioni belle e vere. A tal proposito mi domando piuttosto se la Chiesa è vera nel trasmettere certi suoi insegnamenti. E a volte sembra che sia bloccata a metodi molto antichi. La Chiesa dovrebbe ricordarsi che il suo punto di riferimento è Gesù, il quale ci ha insegnato ad accogliere le persone e le cose senza discriminarle o giudicarle. E questo secondo me è un insegnamento veramente profondo. Il mio nome è Lorenzo e sono il regista di questo cortometraggio che parla della Chiesa cristiana. Anch'io voglio bene alla Chiesa. Intendo dire proprio la parrocchia che frequento da quando sono nato e in cui presto servizio volontario come organista.
A dire il vero, quello che ho con la Chiesa non è un rapporto facile. Purtroppo anch'io trovo che la Chiesa sia rimasta bloccata nel passato. O meglio, forse qualche piccolo passo in avanti lo sta anche facendo, non dico di no. Però credo che questi passi non porteranno mai a una destinazione. Mi spiego. Affinché la Chiesa sia una comunità ancora credibile e al passo coi tempi, non basta cambiare qualche parola nelle preghiere, o introdurre nuovi canti di musica leggera, oppure ostinarsi, forse con un po' di ipocrisia o di ingenuità, a prostrarsi con devozione, a compiere riti abitudinari e a fare ampi gesti. Io sono convinto del fatto che abbiamo bisogno di una dottrina che ci guidi nella scelta di valori buoni e di una morale costruttiva. Ma il problema è che oggi esistono tante alternative più facili e appetibili rispetto alla Chiesa, che sono diventate i nuovi idoli. Esistono gli influencer, i rapper, i calciatori. La Chiesa invece? Quanti hanno ancora voglia di ascoltarla? Chiesa, perdona la mia audacia, ma per far sentire la propria voce, a volte bisogna esagerare! Si può essere pescatori di uomini in un'epoca in cui le chiese si stanno svuotando. La parabola della pecora smarrita, riportata nel Vangelo, racconta la vicenda di un pastore che aveva 100 pecore. Un giorno una di queste pecore si smarrì e il pastore decise di lasciare sole nel deserto le altre 99 per andare a cercare quella perduta. Quando la ritrovò, andò a chiamare amici e vicini per festeggiare. Cosa ci racconta questa parabola? Innanzitutto, che a quanto pare in passato a smarrirsi era mediamente l'1% delle pecore. E poi,
che anche quella piccola percentuale era preziosa agli occhi del pastore, che sapeva dove andarla a cercare. Oggi, dove sono finite tutte le pecore? E c'è qualcuno che le stia davvero cercando? La Chiesa ferita. E pensare che è lo stesso Vangelo a darci un interessante spunto di riflessione su come possiamo comportarci e rinnovarci. Il Vangelo ci suggerisce di diventare senape. Sì, senape. Quel piccolo ed insignificante seme che germogliando si trasforma in pianta rigogliosa. Un suggerimento che arriva a niente meno che da Gesù, con la sua vita umile e apparentemente fallimentare, che però dopo la croce si riscatta, risplende, non esita a suscitare ammirazione e scandalo. Qualche anno fa ho deciso di cominciare a raccogliere delle testimonianze dei membri facenti parte della comunità LGBT, assieme a quelle di sacerdoti che avevano accolto bene i membri della nostra comunità. E poi le ho trascritte e pubblicate in un libro. Verso la fine del 2021, assieme a un sacerdote della diocesi di Treviso, ho avviato un piccolo progetto che si chiamava Un arcobaleno in chiesa. Il progetto consisteva nel mandare a certi contattisti la comunicazione di acquisto del mio libro. Se avessero acquistato il mio libro ad un prezzo scontato, il ricavato dalle vendite veniva utilizzato per comprare altre copie del libro che sarebbero state donate ad alcuni sacerdoti della diocesi. Non avevo fatto tanta pubblicità per questo progetto, però devo dire che ebbe un discreto successo, perché vennero raccolti 65 libri, di cui 47 da devolvere ai sacerdoti della diocesi di Treviso. Pregiudizio, meschini interessi personali ed economici, anche all'interno della stessa Chiesa. C'è bisogno di ritornare ad una dimensione più autentica, più umana. In futuro spero che la Chiesa sia più propensa ad accogliere i membri della nostra comunità, perché alla fine la diversità è una cosa meravigliosa. Perché non siamo mostri, siamo umani. Non siamo degli eversivi, quanto piuttosto dei sognatori. Trovo sinceramente limitante il fatto che si veda sempre solo un percorso di vita che è quello di fare una famiglia e dei figli. Per dire, io in futuro penso di non voler essere un padre. La mia missione è quella di amare il prossimo, cosa che attualmente mi impegno a fare. È difficile cambiare
È facile diffidare. Quale strada scegliere? È meglio rinnovarsi con coraggio a fin di bene? O è meglio restare all'interno dei binari per non rischiare di deragliare? Anche se i treni sono rimasti mezzi vuoti. La strada per la vera felicità. La vita è una ricerca e a volte, per comprenderne il senso, dobbiamo avere la forza di andare controcorrente. O forse preferiamo rimanere pecore smarrite. Non smettiamo mai di sognare un mondo migliore.